Via. Va bene, buonasera a tutti, bentornati. Ritorniamo alla nostra tradizione delle conferenze live dell'AIC, Associazione Italiana Cichidofili. Questo è da un po' di tempo che non ci sono. Allora, inauguriamo il 2026 con una conferenza su West Africa, il ciclo del West Africa, e lasciamo la parola a Giorgio Nicolosi, un nostro giovane socio con già una ottima esperienza con questi pesci, anche con tanti altri cicli, che ci presenterà un po' anche un'anteprima di un articolo che ha scritto per il nostro bollettino, che è a breve in distribuzione per i soci, ovviamente, dell'Associazione Italiana Cichidofili. Quindi va bene, auguriamo un'ottima conferenza come sarà a Giorgio Nicolosi e stasera ci parla dei Pelvicacromis. Prego, io per il resto mi muto e mutiamo anche tutti gli altri noi. Allora, intanto il titolo della serata è una chiacchierata sul genere per Vica Chromis, perché vuole essere una chiacchierata informale per approfondire, ma anche introdurre alcuni temi di cui parlerò nel prossimo bollettino. Ovviamente il bollettino comunque ha i suoi spazi, i suoi tempi, eccetera, quindi è un buon modo per fare qualche chiacchiera in più, non soltanto tassonomica, come nell'articolo che vedrete poi sul bollettino. Allora, intanto iniziamo con una piccola leggenda insomma, degli argomenti che andremo a trattare. Intanto parlerò comunque un attimino della storia tassonomica del genere, di filogenesi e etimologia del genere stesso, e poi in senso stretto ovviamente delle tassonomie delle varie specie e della provenienza di quest'ultime. Poi ovviamente importantissimo biologia, etologia, verrà contestualizzato qual è l'habitat naturale e anche curiosità particolari su Pelvica Chromis che non sono così scontate da leggere su forum, siti o articoli normali. Ovviamente ci sarà una parte dedicata all'allevamento in acquario e una parte dedicata un po' più a voi che a me, che sarà sulle conclusioni e magari qualche domanda al riguardo. Allora, la prima descrizione avvenne sotto il nome di Pelmatochromis, visto la somiglianza con questo genere, da parte di questo signore qui, ovvero Tisban Audernade, nel 1968, per poi diventare definitivamente nel 1971 Pelvica Chromis per mano di Mencken. Allora, parlando un attimino di filogenesi, ovviamente i Pelvicochromis fanno parte della famiglia dei ciclidi, sottofamiglia a sua volta degli pseudocreni labrine, che comprende gran parte dei ciclidi africani, e a sua volta nella tribù dei cromadoti lapini. Si tratta di una tribù abbastanza grande, di cui qui a destra vedrete degli esponenti, ovviamente Pterochromis e Tisochromis che sono qui in alto, sono definibili come le specie un po' più arcaiche e primitive appartenenti a questa tribù. E poi vi sono i tre cladi principali, ovvero quello delle cromadotilapia, pelvicacromini e dei nanocromini. Nello specifico, insomma, cromadotilapia e benitochromis fanno parte del clade insomma, dei cromadotilapia e sono delle specie fortunatamente ad oggi anche abbastanza diffuse comunque in commercio, comunque anche in Italia e anche l'associazione stessa si è impegnata nel promuovere la diffusione di queste specie. Si tratta di incubatori orali larvofili con cure biparentali e poi si passa al clade dei pelvicacromini, in cui sono appunto presenti pelvicachromis, gli enigmatochromis, in questo caso qui in foto vedete gli enigmatochromis lucanusi, e i Wallaciochromis, di cui parleremo in maniera un po' più approfondita in un secondo momento. Poi ovviamente vi è il clade dei nanocromini, in cui vi sono i Congochromis, qui Congochromis sabine, Nanochromis splendens e Limbochromis robertsi, che è una specie che la nostra associazione è una specie in via comunque ad alto rischio, visto anche l'areale ristretto in cui lo si ritrova, e in associazione lo riproduciamo attivamente, quindi sia un onore che un pregio poter vantare questa cosa nella nostra associazione. Allora, per quanto riguarda l'etimologia del genere, ovviamente pelvica chromis si può dividere in pelvica più chromis. Pelvica fa riferimento alle pinne pelviche, che sono, diciamo, un elemento anche essenziale di dimorfismo sessuale,
poiché nelle femmine hanno sia un ruolo, diciamo, molto importante nel comunicare con il maschio, ma anche con i piccoli, e in più sono abbastanza differenti rispetto a quelle ehm, di un qualsiasi soggetto di sesso maschile, poiché hanno una forma particolare, quasi a triangolo rettangolo, poi quello si forma un vero e proprio angolo retto, e solitamente o hanno una colorazione e appunto anche una forma differente dal maschio. Altra cosa molto importante è ovviamente il cosiddetto chromis, che deriva dal greco, che sta proprio per colore. Adesso parliamo in senso stretto di tassonomia e provenienza. Allora, qua, intanto facendo un piccolo appunto sulla provenienza, c'è da dire che il Pelviracromis è una specie puramente dell'Africa occidentale, in senso stretto, e anche abbastanza legata alle coste. Le specie adesso se ne contano 8. La mappa è volutamente un po' antiquata, poiché va a considerare anche quelle che adesso sono le specie all'interno del genere formalmente aggiunto nel 2016 dei Wallaceo-Chromis, che, ripeto, approfondiremo in un secondo momento. Allora, ovviamente è opportuno iniziare con il grande classico, ovvero i Pelvic Pulcher, che penso siano stati in tutte le vasche di noi appassionati, prima o dopo. L'etimologia è molto semplice, Pulcher dal latino che sta per bello, e la distribuzione è limitata a Nigeria, Benin e nel Camerun soltanto nel sistema fluviale del fiume Ndonga. Adesso vi porto diciamo una piccola particolarità. Quelli che vedete in foto sono dei pesci, è la mia coppia di Pelvica Chromis, diciamo CF o Affinis Pulcher Ndonga. Sicuramente sono dei Pelvica Chromis Pulcher, nonostante vi siano cioè a mio avviso sono più una variante geografica che una specie a sé stante, anche perché, diciamo, da un punto di vista morfologico e comportamentale sono abbastanza sovrapponibili e diciamo che si distinguono dal classico, come qui potete vedere nella slide precedente, da una colorazione sicuramente più dorata, da una presenza di ocelli sulla caudale che va da 2 a 3 nel maschio e ad uno solo nella dorsale nella femmina, oltre appunto a una colorazione molto più dorata del classico Pelvica Chromis. E come prova del 9, per distinguere le due varianti geografiche, vi è questa livrea, che sono dei pesci appena pescati, che presentano una livrea insomma, molto particolare, ovvero una livrea quasi che definirei a tutti gli effetti maculata, che li distingue dalla classica livrea da pesci stressati che hanno i Pelvic Pulcher classici, che a tutti gli effetti si tratta di una situazione particolare perché per definire una locality o una variante geografica o addirittura una specie, molto spesso si fa riferimento a livree di riproduzione o a livree di pesci comunque ben ambientati all'acquario, comunque al contesto in cui si trovano. Segue ovviamente il Pelvica agrimontis, diciamo l'etimologia qua è molto particolare, poiché è una traduzione letterale latina insomma, di questo signore qui, di questo etologo, che significa letteralmente montagna sacra, Sacrimontis, e si trova in Nigeria, nel sistema fluviale del fiume Niger. Allora, loro hanno una storia un po' particolare, come da un punto di vista tassonomico, poiché inizialmente dalla prima comunque descrizione erano stati identificati secondo i nomi di Pelvichromis affinis pulcher, Pelvichromis pulcher type 2 o Pelvichromis pulcher B. Quindi diciamo che ancora c'era un'idea e la possibilità che potesse essere una specie differente, ma non ancora la certezza. La svolta avvenne nel 1977, diciamo in un'era pre-studi genetici per discriminare una specie dall'altra, e Paolo in una rivista comunque presentò la specie, riportando comunque
degli studi morfometrici la specie come Pelvica chromis sacrimontis. Quindi, secondo il suo criterio e i criteri dell'epoca, poteva essere benissimo identificata come una specie ex novo. Ad oggi ovviamente ci sono delle evidenze più importanti che ci permettono insomma, di identificare Pelvica chromis sacrimontis come una specie valida. E ovviamente oltre alle prove legate al DNA vi sono anche delle osservazioni in cattività e anche in natura in cui l'areale del Pelvica chromis pulcher in senso stretto e del sacrimontis si sovrappongono senza però, diciamo, andare incontro a ibridazione. Quindi si tratta in questo caso di un fenomeno di isolamento o riproduttivo o naturale. Quindi ad oggi il nome proposto da Paolo, secondo sia questa è l'ultima affermazione, sia le differenze genetiche, permettono di dire che il nome proposto da Paolo è corretto e dunque valido. Segue ovviamente il Pelvica chromis tenuatus, anche in questo caso si tratta di una specie, direi molto 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 diffusa nel hobby, penso sia lo step successivo al Pelvica chromis pulcher come diffusione, e prende il nome, comunque l'etimologia del nome deriva dalla classica linea che attraversa l'occhio fino alla coda, sia nei soggetti di sesso maschile sia nei soggetti di sesso femminile. Diciamo di questa specie ne esistono, diciamo, due varianti cromatiche o geografiche, identificate molto spesso con il nome di Nigeria Red, che è quello che vedete qui, e di Nigeria Green, che è quello che vedete un po' più piccolino a destra. Le femmine hanno una livrea praticamente sovrapponibile, quasi indistinguibile. La distribuzione è limitata al Benin e ovviamente anche alla Nigeria. Segue ovviamente il Pelvica chromis cribensis, che ad oggi è un'altra specie abbastanza diffusa, grazie anche a tantissimi promotori comunque che sono riusciti effettivamente poi a importare questi pesci dal Camerun, che è diventato una meta frequente di chi va comunque a fare delle pescate letteralmente in Africa. E il nome deriva dal fiume Kribi, mentre Ensis sta per proveniente da, quindi proveniente dal fiume Kribi, da cui Pelvica chromis cribensis. Allora, rappresenta a tutti gli effetti il re delle varietà geografiche, delle varietà cromatiche, che differiscono, diciamo, alcune parecchio, altre un po' meno, ma diciamo che di varietà geografiche ce n'è quasi una per fiumiciattolo, si può dire, essendo praticamente ubiquitario in quasi tutta la zona costiera del Camerun. E possiamo vedere qua le popolazioni di Macuré, Muyuca e Moliwe. Del Moliwe vi invito a recuperare la live fatta dal nostro presidente, credo qualche anno fa ormai, in cui parla molto 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 bene sia di questo fiume sia di questa specie. Allora, per lungo tempo, sia Teneatus che Cribensis erano stati considerati sinonimi, lo stesso, i Cribensis erano chiamati con il nome di Teneatus, mentre ad oggi, secondo la revisione del 2014, insomma, è avvenuta quasi una scissione e la rivalutazione del nome Cribensis in favore delle popolazioni camerunensi di quelle che una volta erano i Pelvica chromis tenatus del Camerun. A fare eccezione, tra tutte le varie specie camerunensi, vi è il Pelvica chromis dragelfensi, di cui parleremo a breve. Quindi tutto questo ad opera di Lamboi. Ovviamente anche in questo caso il Pelvica chromis dragelfensi, che si differenzia ulteriormente dal Cribensis e dal Teniatus, inizialmente era definito come Teniatus color morph wawuri e anche in questo caso una dedica a un etologo e etiologo tedesco che è Dragelfens, e la distribuzione è limitata al sistema fluviale dell'Uri in Camerun. Questi qua ovviamente si differenziano anche esteticamente, cioè anche la femmina è molto molto diversa dal Teniatus, il maschio è molto differente dal Teniatus, e allo stesso tempo anche molto differente proprio in maniera visiva, quindi è facile da distinguere dalle due specie proposte prima.
Un tema molto importante, tanto il Camerun è una nazione comunque in continua crescita, sia non soltanto in termini di popolazione, ma anche a livello industriale, che comunque sta mettendo sempre più a dura prova i sistemi fluviali e comunque le risorse idriche, del paese. In particolar modo, poi vedremo anche nelle foto degli habitat naturali, e sarà possibile vedere anche la presenza di palme da olio e altre situazioni particolari che vanno ad alterare parzialmente l'habitat di questi pesci. Ad oggi però risulta molto importante, se si desidera fare conservazione ex situ, quindi fuori dall'habitat naturale, è quella di cercare di lavorare con ceppi puri. Ceppi puri, comunque con pesci di cui si conosce, diciamo, la provenienza o comunque si ha comunque una certa attendibilità sulla location di pesca. Risulta molto importante, anche perché i cribensis, diciamo, tutte le varie popolazioni tendono ad incrociarsi, ovviamente non ibridarsi perché si tratta della stessa specie, ma tendono facilmente ad incrociarsi anche perché le femmine sono molto 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 simili tra loro. Segue per l'appunto il Pervicaromis subocellatus, diciamo qua vedete due pesci in livrea neutra. Queste sono foto fatte nei miei acquari. Il nome deriva da sotto più ocellus, che sta per l'ocello che in teoria dovrebbe vedersi sulla pinna caudale. Qui la foto è di un soggetto giovane, non si nota benissimo, c'è un piccolo accenno, ma si vedrà bene dopo, meglio in un video. La distribuzione è limitata al Gabon e al Congo e si tratta di una specie molto diffusa in acquariofilia, fortunatamente. Comunque, le popolazioni di Molundo e Matati in Congo sono, comunque in Europa, ma anche in Italia, sono, comunque abbastanza presenti tra gli appassionati. Poi qua c'è la, diciamo, sua specie gemella, esteticamente ovviamente. Ovviamente una dedica di Lamboi, il nome è una dedica di Lamboi fatta a sua moglie, facendo riferimento al fatto che si tratta di una specie gemella, erano noti inizialmente come Pelvica gromis affinis subocellatus. Sono originari della Nigeria, quindi abbastanza lontani diciamo, dai subocellatus del Gabon e del Congo. E adesso andiamo a vedere un po' come riconoscerli. Intanto qui ho rubato una foto del nostro presidente, qui in basso, dei suoi pelviche Silvie, della femmina. E a sinistra abbiamo i Silvie e a destra abbiamo i Subocellatus. La distinzione così visiva sembra abbastanza facile, ma in realtà è abbastanza, soprattutto con soggetti appena arrivati o comunque con una livrea di sottomissione, stressati e impauriti, diventano abbastanza difficili da riconoscere. Andando a vedere nel dettaglio, la prima cosa che salta all'occhio è che i peperoni missili hanno sicuramente un giallo un po' più saturato, un po' più forte, un po' più netto, e soprattutto anche in livrea neutra. Altra cosa molto importante, è che un'altra differenza importante è la linea che va dall'occhio fino alla coda nei silvi è discontinua, quasi tratteggiata, mentre nella foto precedente è possibile vedere come sia nei subocellatus continua e abbastanza delineata. Altra cosa molto importante è, oltre le dimensioni, è che per i velociraptor, oltre ad essere un po' più grandi, hanno un corpo un po' più alto e questo effetto di altezza risulta anche dettato diciamo anche dal pinnaggio un po' più lungo, un po' più vistoso rispetto a quello dei subocellatus. Altra cosa molto importante è anche la lunghezza del muso, poiché i silvi hanno un muso meno affusolato, meno lungo, mentre i subocellatus, anche di forma in sé, oltre che essere più affusolati, un po' più allungati, hanno un muso un po' più lungo. Altra cosa molto importante è la livrea riproduttiva, che è abbastanza differente. Qui a destra vedete una coppia di Pervicomis subocellatus con una livrea riproduttiva a tutti gli effetti. La femmina comunque è abbastanza iconica, questa livrea molto famosa, che è caratterizzata da questa sella che è violacea, rosso ciliegia, non so definirla, i cui margini per l'appunto sono di un classico argento che diventa anche poi un carattere determinante per distinguere
la popolazione di Molundo da quella di Matadi. Quella di Matadi ha un meno argento, mentre quella di Molundo è un po' più argentata. Tra le due macchie nere ha un po' più di argento, quindi qua ci troviamo davanti a una femmina della popolazione di Molundo. Mentre la femmina dei Silve in riproduzione ha una colorazione abbastanza differente, un po' più dominata dal giallo e dal bianco. E il nero, che nei Subocellatus è particolarmente marcato, in questo caso risulta un po' più tendente al marrone, al bruno e tutto il resto. Qui abbiamo parlato di morfologia e silhouette, già vi ho anticipato, qui un piccolo recap di ciò che abbiamo appena detto. Poi ovviamente si passa a una specie un po', questa sicuramente è la meno comune comunque nei nostri acquari, anche perché è distribuita in Guinea, Sierra Leone e Liberia, che diciamo non sono esattamente diciamo, almeno in questo momento non è facile importare da lì. Anche in questo caso il nome è una dedica a un tassonomista ed etologo che è Roloff. E niente, diciamo, abbiamo introdotto le specie di Pervicaromis ad oggi presenti, ad oggi descritte. Abbiamo parlato prima di Gualaciochromis, appunto non manca qualcuno all'elenco. Allora, fino a qualche anno fa, fino al 2016, quindi ormai insomma, questa revisione tra un po' fa 10 anni, diciamo, ciò che erano prima Pelvicaromis humilis, Pelvicaromis rubrobiatus e Pelvicaromis signatus, sono adesso una cosa abbastanza differente. Prima si suddividevano come quasi in due gruppi per Vigacromis, quelli diciamo un po' più allungati, appunto, infatti da un punto di vista morfometrico risultano più affusolati perché presentano una vertebra in più, hanno una testa un po' più allungata e un comportamento anche un po' più rognoso da gestire in acquario, che erano per l'appunto gli Humidis, il Rubrolabiatus e Signatus. Successivamente, ovviamente, ad analisi genetiche e a questi aspetti morfometrici, è stato introdotto questo nuovo genere, ovvero Gualaciochromis, e adesso sono formalmente in questo genere. Adesso abbiamo un po' chiuso con il discorso puramente tassonomico, con cui spero di non avervi annoiato, e parliamo adesso un po' di biologia, etologia e curiosità sui Pelvicaromis. Allora, diciamo, un biglietto da visita dei Pelvicaromis è sicuramente il mitico cromatismo inverso. Il cromatismo inverso è una condizione particolare che non è presente soltanto comunque nei Pelvicaromis, comunque è un fenomeno che si è evoluto parallelamente più volte, ma lo vedremo tra poco. Ed è una situazione in cui, diciamo, noi siamo solitamente abituati a vedere questo, soprattutto chi pratica l'Africa dei Grandi Laghi, soprattutto il lago Malawi, solitamente abituato a vedere fenomeni legati alla selezione sessuale femminile, in cui i maschi sono particolarmente vistosi rispetto a femmine che presentano una livrea molto più mimetica. Nel caso per l'appunto dei Pelvicaromis, poi vi ho portato degli esempi in cui magari il maschio è un po' più, come livrea un po' più banalotto rispetto alla femmina, anche se ci sono specie, ad esempio i Cribensis hanno maschi bellissimi, anche il banale Pelvicaromis pulcher il maschio ha una bellissima livrea, ma tornando a noi, diciamo, ciò che salta all'occhio è che le femmine abbiano una colorazione particolarmente vistosa. Diciamo questo è un fenomeno particolare che si evolve sotto a specifiche pressioni ambientali in cui la femmina si ritrova o a curare da sola la prole o in cui si trova in condizioni in cui deve, in poco spazio, deve lottare per le risorse. Diciamo che questa è la situazione principale in cui si evolve questo fenomeno. Ovviamente il cromatismo inverso non è esclusivo dei Pelvicaromis, ma lo si riscontra non soltanto in Africa occidentale, ma lo vediamo anche nel Nuovo Mondo, lo vediamo ad esempio nelle più classiche Amatitlania nigrofasciata, in cui la femmina
tra virgolette, risulta un po' più colorata rispetto al maschio perché presenta questo pancino rosso. E un altro esempio sono i Microgeophagus ramirezi, che la femmina è più colorata, ha questo pancino molto simile comunque anche un po' ai Pelvicachromis, così rosato, che viene utilizzato per comunicare insomma, in maniera intraspecifica. Puoi pure Andando a vedere parlare, l'East Africa, puoi pure parlare, non c'è problema. andando a vedere specificamente nel West Africa, l'esempio ovviamente più eclatante sta anche nel nome stesso della specie, sono i Nanochromis travestitus, letteralmente travestito. La femmina è molto più colorata, molto più vistosa, mentre il maschio è un po' più bruno, grigio, un po' più anonimo. Qui abbiamo anche delle cromadotilapia in cui la femmina è quella con la dorsale più vistosa, un po' più colorata, violacea. Poi non si nota benissimo, ma comunque anche la femmina presenta una macchia comunque colorata a livello per l'appunto dell'addome. Qua, diciamo, vediamo poi concretamente quella che è diciamo, il corteggiamento in senso stretto. Questa è una coppia di Pelvichromis subocellatus. Ringrazio un mio amico, Pasquale Falco, per avermi passato questo video, e direi che è il momento di vederlo. Allora, qua è facile notare comunque il classico movimento della femmina che fa per attirare il maschio nella sua tana. Ovviamente qua si può vedere benissimo una livrea chiaramente riproduttiva e due soggetti prossimi alla riproduzione. Anche qua, diciamo, si vede bene gli ocelli di cui parlavamo prima, dei subocellatus nella porzione superiore Ho fatto. Qua siamo, diciamo, nella fase delle cure parentali, ovviamente qua siamo in una fase un po' successiva alla deposizione. Nello specifico, ci troviamo qui nel classico posto cichidofilo che è la noce di cocco. In alternativa può essere diciamo, un coccio di ceramica. E lo strumento utilizzato oltre al cellulare per registrare il video è ovviamente la torcia, che ci permette di scrutare bene dentro le tane dei nostri pesci. In ogni caso, qua si vedono comunque le larve, questo video è fatto nelle mie vasche, e diciamo in questa fase diciamo, le cure parentali sono principalmente della femmina, in cui lei si occupa per intero di spostare la prole all'interno della tana e a ventilare le uova comunque a tempo pieno. Diciamo, la fase tra larva e nudo libero dipende strettamente dalla temperatura, quindi è essenziale la temperatura, quindi se ci sono 26-27 gradi in 3 giorni raggiungono il nuoto libero, mentre a temperature molto più basse, 22-23, è possibile appunto che impieghino più giorni, anche 5-6, ovviamente. Queste sono situazioni molto specifiche. Qua invece ci troviamo al nuoto libero, in cui qua, questa è la mia femmina di Pelvica Pulcher Ndonga, ehm, che comunque porta al pascolo i piccoli all'interno della vasca, e questa è una delle condizioni particolari in cui è soltanto la femmina ad occuparsi quasi per interamente della prole. Diciamo che le mie osservazioni in acquario portano comunque a tre scenari possibili, che sono quelli in cui vi è una copartecipazione dei genitori durante la fase in nudo libero, e situazioni anche diciamo un po' più particolari in cui è soltanto la femmina ad occuparsi della prole scacciando il maschio. Questo diciamo, io in questo caso ho lavorato con dei soggetti selvatici che sostanzialmente, probabilmente questo è il comportamento diciamo un po' più naturale possibilmente, in cui insomma se notate bene anche qua la femmina ha le pinne un po' sfrangiate, direi che litigano anche abbastanza durante questa fase e anche dopo. Qua passiamo a una curiosità in senso stretto. Abbiamo parlato prima di temperatura per la schiusa e per il raggiungimento del nuoto libero, ma allo stesso tempo il pH e la temperatura svolgono un ruolo molto importante in un fenomeno che viene definito come determinazione ambientale del sesso.
Questa c'è da premettere che non è una cosa esclusiva del genere Pelvica chromis, anzi si riscontra molto spesso comunque nei ciclidi. In particolar modo, andando a vedere nel dettaglio, con pH acidi, quindi sotto il 6,5, si producono una prevalenza di maschi, sopra il 7,5, ovviamente si tratta di condizioni particolari, si ha una prevalenza di femmine, e con un pH neutro, ovvero intorno a 7, si ha la condizione ideale per una distribuzione media di maschi e femmine, quindi 50 e 50 all'incirca. Anche la temperatura, quindi temperature più alte favoriscono i maschi, mentre temperature più basse favoriscono le femmine. Ovviamente temperature intermedie permettono di avere comunque una produzione di maschi e femmine bilanciata. Allora, un aspetto molto importante dei Pelvica chromis è la cosiddetta etologia alimentare. Qua vedete in grassetto la parola detritivori perché va super super sottolineata, poiché è una cosa molto importante tenere anche in conto quando si desidera allevare questi pesci. eh, Molto spesso vengono definiti in maniera erronea gli epistogramma africani. Gli epistogramma hanno un'etiologia alimentare pressoché opposta, poiché sono dei predatori bentonici, anzi sono due facce della stessa medaglia, questo è il termine più giusto. Sono dei predatori bentonici che mangiano principalmente piccoli crostacei, eccetera. Quindi hanno una dieta decisamente più proteica. Nel caso invece comunque dei Pelvica chromis, qua io vi riporto uno studio di cui poi parlo un po' meglio nell'articolo che leggerete sul bollettino, in cui sono stati presi come specie modello i Pelvica chromis pulcher, in cui è stato aperto e sezionato, ahimè, lo stomaco, ma è l'unico modo per verificare, e si è visto che comunque consumano in gran parte diatomee, alghe verdi, parti di piante e ovviamente detrito. Poi, ovviamente, come al solito, tornando alla prova del 9, il fatto che all'interno comunque del loro tratto digerente avessero comunque dei granelli di sabbia rappresenta la prova definitiva che si tratta di detritivori. Inoltre, loro passano in natura tutto il tempo a grufolare il fondo, quindi si alimentano costantemente. Allora, qua vediamo un video gentilmente offerto, i crediti li trovate in alto a sinistra. Qua stiamo parlando di una specie molto simile, qua è un Gualaciochromis humilis, in cui si nota bene la strategia alimentare è la medesima, in cui vedete proprio il pesce che ravana il fondo in tutti i sensi. Penso si veda anche ciò che fa. Si fa una ricerca comunque di raccogliere quanto più nutrimento possibile. Diciamo che l'attività di questi pesci in natura è il 90% questo. Qua ovviamente una foto un po' così, un po' simpatica, questa sempre nelle mie vasche. E adesso passiamo all'habitat dei Pelvica chromis. Ovviamente eh, gli habitat per i Chromis sono abbastanza diversi. Qua ci troviamo in Camerun, i crediti li trovate in basso a sinistra. E qua ci troviamo in una situazione molto particolare in cui è facile notare una pianta che è molto comune nei nostri acquari, ovvero la Nubias. In questo caso si trova in una fase sia emersa che non emersa. E diciamo rappresenta una di quelle zone in cui l'acqua rallenta un attimo, permettendo ai pesci comunque di riposarsi e in alcuni casi anche di riprodursi. Qua un altro ambiente in cui sono molto comuni Pelvica chromis, qua ovviamente si nota diverse specie di piante, principalmente mi viene da dire dovrebbero essere comunque tutte ninfee, Ninfea lotus, volendo dare un nome, Ninfea SP credo sia la definizione più giusta. Ovviamente qua si tratta di sezioni sempre un po' più a corso lento. Qua invece ci troviamo nuovamente in Camerun. Qua si tratta di una condizione particolare in cui l'habitat è un po' alterato. Qua vedete insomma delle foglie di palma da olio, quindi insomma si tratta di una zona un po' più antropizzata. E anche qua diciamo si tratta di zone di acque aperte in cui è comunque possibile riscontrare i Pelvica chromis. Allora, qua c'è un video, sempre in Camerun, in cui è possibile osservare il momento esatto in cui non solo i pelvicochromis si alimentano,
ma anche un momento particolare in cui sostanzialmente i soggetti non riproduttivi, che siano essi soggetti giovanili o in un momento non di riproduzione, si ritrovano comunque in questi corsi centrali. E per assurdo si ritrovano in ambienti anche abbastanza aerofili. Penso sia possibile e anche facile intuire diciamo, l'alta percorrenza dell'acqua e niente. Diciamo che è quasi possibile anche qua vedere il comportamento alimentare con questo fondo pieno di detriti. E poi passiamo comunque a un'altra zona. Ringraziamo ovviamente Michael Kidgman per aver fornito queste splendide foto. Diciamo che nelle fasi di produzione si trovano in queste acque un po' più ferme, un po' più, anche un po' più ricche di acidi umici, quindi di tannini, e sono anche questi i luoghi in cui solitamente vengono poi concretamente pescati, perché insomma, in piena corrente diventa veramente difficile, mentre qua solitamente con grandi reti a strascico si riesce non solo a pescare insomma, per l'acquariologia ornamentale, ma anche a fare studi e campionamenti. Diciamo che per quanto riguarda i parametri dell'acqua nell'ambiente naturale dei Pelvichromis, diciamo, hanno una tendenza, diciamo, escluse poche eccezioni, di acque estremamente tenere, parliamo di tra 10 e 20 microsiemens per centimetro, quindi conducibilità irriproducibile in acquario, e pH particolarmente bassi, tra 5 e 6. Come dicevo prima, insomma, si trovano sia in acque diciamo chiare che in acque diciamo un po' più ambrate, dovute alla presenza di lettiere di foglie e quant'altro. Adesso passiamo ad un altro punto molto importante, che è l'allevamento in acquario. L'allevamento in acquario, diciamo, si basa molto su intanto importante fare delle piccole premesse sulle misure che possiamo in cui possiamo andare ad allevare i nostri pesci. Io intanto vi do un mio parere personale. Secondo me sono dei pesci che si esprimono molto meglio in vasche dedicate insieme magari dei pesci rassicuranti o pesci bersaglio. Diciamo le misure sono quelle qui indicate, ovvero 60-30, 80x30, poi ovviamente più è grande la vasca e meglio è, anche perché diciamo vasche più grandi ci permettono di fare anche degli errori nell'allestimento, utilizzare un po' meno barriere visive, comunque perdonano un po' più errori e diciamo che garantiscono un migliore equilibrio della coppia. Diciamo che l'ideale è che la coppia non debba vedersi tutto il tempo, per tutte le ore in cui la luce è accesa. Ovviamente per essere allevati con altri ciclidi è un discorso un po' particolare che si può verificare a partire da almeno 1,20 m per 40 centimetri e ovviamente tenendo conto anche che altri ciclidi possono competere con loro per i siti di riproduzione, per il cibo, perché possono essere anche un po' più veloci, un po' più scaltri. Quindi diciamo c'è la possibilità che diciamo, questi pesci in un modo o nell'altro possano patire la competenza, la presenza di altri ciclidi. Diciamo, patiscono più che altro diciamo, non soltanto la competizione alimentare, ma solitamente un Pelvichromis magari sopravvive anche per insomma, anche a lungo termine con altri ciclidi un po' più aggressivi, ma magari fa anche un po' fatica a riprodursi. Solitamente ciò che si manifesta è questo. Eh, e ne ha alzato la mano. Non so, vuoi fare una Sì, domanda? Giorgio, non so se va bene se ti faccio le domande ogni Sì, sì, tanto. Poi assolutamente, assolutamente. Sì, No, sì, sì, qui sì, sulla sì. coabitazione volevo chiederti il tuo parere perché sto provando per Vichacromis cribensis più Wallaciochromis humilis e un po' di iter con gli Enteromius. Allora, c'è da dire che in contesti naturali in Guinea ci sono due specie insieme ai Rubricatochromis che sono sempre ubiquitarie, un po' ovunque, che sono i Pelvicochromis troloffi, che abbiamo visto prima, e i Wallaciochromis humilis. Insieme a loro ovviamente sono ubiquitari pure i Rubricatochromis cuttatus
Solitamente sono delle specie che tendenzialmente, considerando le misure delle vasche, possono tollerarsi. Se posso darti un consiglio è quello di fornire comunque tante barriere visive, che sembra una cosa un po' scontata, ma anche e soprattutto delle tante tane, tante tane. Ovviamente è facile intuire che i Wallaciochromis, anche per carattere, hanno la tendenza a dominare i Pelvicachomis. Quindi può essere una cosa che può funzionare effettivamente. Volendo parlare tra virgolette di vasca tematica, vasca biotopo, diciamo che il Pelvicachomis scribensis può diventare un ottimo equivalente biologico in un contesto del genere. Quindi sì, in teoria si può fare. Poi ovviamente la vasca più è grande meglio è, però tienici aggiornati, ecco. Sì, va bene, grazie del parere intanto. Allora, la scelta degli arredi, allora io ho fatto anche in questo caso una scelta, diciamo una scelta politica legata a ciò che si trova un po' più facilmente anche in negozio, perché se vogliamo andare a vedere il biotopo ci sarebbero specie particolari anche di piante, ad esempio in Camerun c'è il Crinum natans, ma non si trova mai, non lo trovo. Anche nei lestini quando lo trovo, ho provato a ordinarlo, arriva il calamistratum è una specie anche abbastanza antipatica. Comunque, diciamo, proseguo per questa linea, nel senso di proporre piante, come ad esempio l'Anubias, che comunque è facile da coltivare, è un'ottima barriera visiva ed inoltre, diciamo, ha diciamo, il vantaggio di non avere grandi bisogni di illuminazione o di spettri luminosi particolari, poiché luci molto forti diventano insomma, non aiutano la timidezza di questi pesci. Poi ovviamente le barriere visive vanno costruite con radici, legni, sassi, tutto quello che si ha a disposizione. E ovviamente da lasciare a disposizione anche dei botanicals come metane e quant'altro è soltanto un plus. Ovviamente, come ho detto prima, si può sostituire tranquillamente anche insomma, prodotti sintetici come ceramica, plastica, eccetera, ma l'importante è fornire una tana. Ovviamente i botanicals hanno un aspetto un po' più naturale. Per quanto riguarda invece l'allestimento, io qua vi propongo la mia vasca, diciamo qua ancora era un po' acerba, appena allestita. Da notare che la vasca è un po' matura, nel senso che già si vede un po' di detrito sul fondo, che è abbastanza importante per questi pesci. Ho deciso comunque di disporre i legni affinché creassero quasi più barriere visive, quasi in maniera ondulata, mi viene da dire, in cui praticamente, se fate attenzione, ci sono delle frecce e poi degli spazietti in cui da destra a sinistra c'è una barriera visiva. Questa è la vasca. Ovviamente faccio fatica a parlare di biotopo, soprattutto in una vasca di 60 litri, quindi utilizzerò il termine di vasca tematica. Questa vuole essere una vasca dedicata all'ambiente che abbiamo visto prima, quello un po' pieno di Anubias, del fiume Ndonga, in cui ho la mia coppia di Pelvicochromis pulcherdonga. E niente, questa è la vasca, luci molto soffuse, tante Anubias e quant'altro. Diciamo che anche alla lunga, rispetto a come è iniziata la vasca, che aveva parecchio detrito sul fondo perché era una vasca di accrescimento, diciamo con l'azione dei Pelvicachomis, diciamo che il detrito fa veramente fatica a formarsi perché stanno tutto il tempo a ravanare, a sifonare il fondo. La particolarità di questa vasca è che ho deciso spontaneamente, si tratta di una vasca lunga 55, la base è 55 x 35, quindi un 60 x 30. Il filtro è molto potente, come la pompa è molto potente, stiamo parlando di 600 litri orari, quindi i pesci volano pesci normali volerebbero da una parte all'altra dell'acquario, ma ho deciso di creare una condizione un po' più reofila, anche per esigenze, chiamiamole tecniche, perché il maschio e la femmina si picchiano abbastanza, sia in fase di riproduzione che in situazione neutrale. Ovviamente in acquario, insomma, insomma, si possono tenere ovviamente valori molto più decenti da mantenere rispetto a quelli che ci sono in natura, ripeto, irreplicabili, assolutamente irreplicabili, anche perché per mantenere quei valori
bisognerebbe cambiare sempre e costantemente l'acqua anche in ordine giornaliero e mi viene anche far fatica a pensare che magari qualche negoziante abbia veramente l'acqua d'osmosi a 10/20 di conducibilità. Altra cosa molto importante che è un vantaggio eccezionale per Vigagromis è che sono degli ottimi osmoregolatori. E questo cosa significa? Che quel periodo che si passano in negozio in acqua di rete lo patiscono fino ad un certo punto. Ovviamente, il paragone giusto che mi viene è quello della Formula 1, in cui si parla spesso di miscele, che permettono a queste macchine di performare particolarmente. A condizioni di conducibilità più basse e un pH un po' più acido, sicuramente vediamo questi pesci un po' più colorati, un po' più attivi e sicuramente anche pinnaggi un po' più vistosi. Quindi, a prescindere dai valori richiesti per la riproduzione, che sono conducibilità intorno ai 100, in gran parte delle specie, magari escludiamo anche il Cribensis moligue che anche per esperienze di rive è riuscito a riprodurlo tranquillamente in acqua di rubinetto, diciamo che diventa abbastanza, cioè si possono ottenere a conducibilità un po' più alte, ma il massimo lo ottenete a conducibilità un po' più basse. Vi introduco anche il discorso un po' del pH, che è un po' legato un po' più alla mia esperienza e al trattare con i selvatici. Io con questa coppia di affini Spulker-Donga ho dovuto ricorrere a dei acidificanti, diciamo, artificiali che i vari pH-, poi vedete voi effettivamente poi qual è la marca, per abbassare drasticamente il pH, per avere una schiusa, intanto la schiusa e poi una schiusa decente, perché ovviamente la schiusa, se è fatta di pochi, solitamente viene abbandonata dai genitori. Altra cosa molto importante è che possono tranquillamente stare alle temperature di casa. Io qua ho messo 20 gradi fino a 30, ma diciamo andando un po' a braccio, scendendo comunque gradualmente, secondo me anche i 18/32 li sopportano tranquillamente. Ovviamente a 18-20 gradi i pesci smettono di riprodursi, mentre ovviamente a 30, 31, 32, anche in quel caso smettono di riprodursi e diciamo là a quel punto la situazione è un po' più critica e sarebbe meglio non far sì che questa situazione non vada per lunghi periodi. Ovviamente il range ideale, che è anche il range in cui la femmina riesce ad ovulare meglio, sono temperature intermedie a questi 20 e 30, quindi facciamo 24-25 gradi. Poi ovviamente in estate con temperature un po' più alte, a parità di cibo fornito, le femmine vanno in ovulazione molto più frequentemente, però con ovulazioni un po' più scadenti. Ovviamente qua, oltre alla torcia che ho citato prima, che penso sia lo strumento necessario per tutti i iridofili, mi introduco due strumenti essenziali per l'allevamento dei Pelvic Agromis, che sono, io come utili, ma per me sono essenziali, che sono il conduttimetro, che ci permette comunque di conoscere la conducibilità della nostra acqua, non solo quella di rete, ma anche di quella in acquario, e la conducibilità dell'acqua di osmosi che andiamo effettivamente a comprare. E poi ovviamente il pH-metro. Si tratta di due strumenti che sfruttano delle resistenze elettriche, anzi la variazione della resistenza elettrica comunque di due puntine di metallo poste alla base, in relazione per l'appunto alla conducibilità dell'acqua e al pH dell'acqua, quindi sfruttano delle grandezze fisiche. Diciamo, il pH-metro e il conduttivimetro si recuperano comunque a prezzi comunque veramente irrisori ormai, anche su Amazon, ormai li ho fatti portare anche al mio negoziante, comunque al mio negozio fisico, e arrivano, il conduttivimetro, comunque solitamente arriva già tarato, ma si può tarare con una bottiglietta, con l'acqua di una bottiglia d'acqua a conducibilità nota, lo trovate comunque nell'etichetta, mentre il pH-metro, insomma, arrivano comunque sostanzialmente delle polverine che ci permettono di portare a delle soluzioni fatte ovviamente con l'acqua, a dei pH prestabiliti e ci permettono di tarare il nostro pH-metro.
che ripeto può essere anche molto importante e anche per nostra curiosità sapere il pH del nostro acquario. La scelta degli strumenti digitali rispetto a test a reagenti, diciamo ad esempio per il KH, per il GH e ovviamente per il pH sta nel fatto che insomma, fate un acquisto una sola volta, mentre i reagenti dopo 6-12 mesi perdono di validità e dovrete riacquistarli. Quindi io sono un po' più insomma, per questa scelta, anche perché è una scelta anche un po' più ecologica, mi permetto di dire. Per quanto concerne invece l'alimentazione in acquario, abbiamo fatto prima un paragone essenziale anche con gli apistogramma. Solitamente si vedono in mangimi preformulati, ad esempio tipo Seedlings Mini o cose così, o comunque formulati per cilidi nani, in cui erroneamente compaiono anche per Vigacromis, che molto spesso hanno una percentuale proteica abbastanza elevata, anche superiore al 50-55%, e con sorgenti proteiche di origine animale. In questo caso sarebbe meglio, ai tempi, per chi è stato con me all'ultima edizione del West African Seaweed Congress nel 2022, ci avevano fornito un mangime sperimentale in granulato per detritivori che aveva una percentuale proteica e anche sorgenti proteiche eccezionali. Se non erro era intorno al 18-20%, mi correggeranno, mi correggerà chi è venuto con me. Vero, vero. Sì, mi correggerà, quindi era ideale per questa condizione. Ovviamente, anche in questo caso ho fatto una scelta pulita dei classici mangimi che troviamo in negozio e solitamente si trovano comunque delle scaglie di spirulina che comunque hanno quel 34-36% di proteine con sorgente proteica vegetale, che siano esse alga spirulina, alga chlorella o qualsiasi vi viene in mente. Altra cosa molto importante è che magari io qua vi suggerisco le scaglie che hanno magari questa percentuale proteica un po' più alta rispetto a questo mangime che vi nominavo prima, sono meno dense rispetto a un granulo, si digeriscono un po' più facile da digerire, quindi la cosa che mi viene da dire è che per assurdo andrebbero alimentati quasi come un trofeus, quindi spesso e poco. Spesso e poco. Questo perché? Perché in cattività, diciamo, molto spesso si tende ad offrire comunque questi mangimi un po' generici che magari, insomma, vi portano alla prima riproduzione, ma col tempo, si vede che comunque il pesce o eccede particolarmente in taglia, smette di riprodursi o semplicemente muore. Qua vi ho portato insomma, due esempi di mangimi congelati che dovrebbero essere un mantra per i ciclidofili, ovvero l'Artemia decongelata e il Misis. Il Misis è particolare, non sempre è molto gradito, non è molto appetibile perché è molto chitinoso e anche duro da masticare, che con moderazione, stiamo parlando magari di una volta ogni 2 settimane, una volta a settimana, dipende anche un po' dalla vostra gestione. Questa è una buona integrazione, anche perché è vero che i pelvichromis sono comunque detritivori, ma dobbiamo tenere in mente che i cilidi sono prima di tutto degli animali opportunisti. Quindi se gli capita davanti un piccolo crostaceo, figuriamoci se non lo mangia. Quindi è una buona integrazione, ovviamente in modo assolutamente sporadico, non deve essere la base della dieta. Adesso passiamo un po' a quelli che possono essere i compagni di vasca comunque dei nostri Pelvicacromis. Allora, anche in questo caso ho fatto una scelta abbastanza politica, ovvero basandomi su ciò che effettivamente poi si trova nei listini. Partiamo da dei killifish che sono i Poropanchax, ex Aplochelictis, sicuramente il più famoso e si trova anche facilmente nei negozi, è il Poropanchax normanni. Sono i cosiddetti lampai perché hanno questi occhi azzurrini che riflettono bene la luce, nuotano in banco e hanno la particolarità di essere, diciamo, intanto di nuotare in superficie, quindi non disturbano tanto la coppia che sta in fondo, fungono da diter, quindi da pesci rassicuranti a tutti gli effetti, e hanno un pro non da poco, ovvero quello insomma, di non mangiare i piccoli dei Pelvicacromis e non disturbarli per nulla in nessuna fase della riproduzione. Qua nella foto possiamo vedere, lo so che sembrano tutte e tre la stessa specie, ma vi giuro che qua abbiamo qui in alto abbiamo un Poropanchax stigmatopicus, lo si nota
nota da quella macchietta nera poco prima della pinna anale. Poi abbiamo un Poropanchax normani, che è il più classico, lo si evince da queste pinne un po' più lunghe, un po' più gialle, e sotto abbiamo uno delle specie un po' più grandi appartenenti a questo genere, che è il Poropanchax luxophthalmus, che se desiderate fare una vasca tematica o biotopo con i Pervirochromis e Sacrimontis, vanno così a braccetto, proprio è la specie ideale, perfettamente simpatici. Altri ottimi coinquilini sono altri killifish abbastanza comuni, parliamo dell'Annullatus e del Dageti, che penso siano, per chi ha avuto vasche quest'africane, diciamo, penso le abbiate avute un po' tutti. Diciamo, il primo è molto simile anche da un punto di vista etologico ai Poropanchax normani, o comunque ai Poropanchax in generale, mentre il Dageti è un po' più caratteriale, è un pesce un po' più, anche un po' più grandino. Però comunque si presta bene anche a vivere con i Pelvica chromis. Altri ancora, qua vi introduco un genere particolare, facendo anche delle piccole premesse. Intanto gli Enteromius sono i cosiddetti ciprinidi d'Africa, quindi sono gli equivalenti dei Barbus, diciamo asiatici, come ad esempio questo è il Barbus tetrazona, o il Barbus schuberti, cioè, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro adesso si chiamano Puntius, anche loro hanno cambiato genere. Quindi quelli africani adesso hanno il nome di Enteromius, ovviamente più comuni e anche un po' più adatti sono gli Ustaerti, Fasciolatus e i Giae. Allora, questi qua li vedete in foto, ovviamente ci sarebbero anche altre alternative, come ad esempio anche l'Enteromius callipterus, ma sono specie che si fanno un po' più grandi, un po' più voraci, che mettono anche un po', soprattutto da un punto di vista alimentare, possono mettere in ginocchio anche per Viverochromis perché magari fanno fatica poi effettivamente a mangiare. Questi diciamo che sono solitamente, credo alcuni siano anche riprodotti in cattività ormai da qualche anno, quindi arrivano soggetti captive bred, quindi nati e cresciuti in cattività, che sono oggettivamente anche un po' più robusti e si prestano bene a fare da pesci rassicuranti per i nostri Pelvica chromis. Dall'elenco, come ho detto prima, anche se sarebbero degli ottimi coinquilini, sicuramente sono tutte le specie appartenenti al genere Nannocarax, che difficilmente si trovano nelle stock, mentre vi sconsiglio, questo credo sia abbastanza ovvio, anche alcuni killifish un po' più particolari, un po' più ricercati, quelli sarebbe meglio ovviamente tenerli in vasca dedicata anche a fini riproduttivi. Per quanto riguarda invece i pessimi coinquilini, molto spesso si fa l'associazione westafricana, anzi, di tenere insieme alestidi come Phenacogrammus interruptus, che credo si trovi anche nei negozi anche meno specializzati, o ad esempio di Alestopetersius caudalis, che cominciano a vedersi un po' più nei negozi, senza scendere nel dettaglio dei vari alestidi, che ci sarebbe da fare una live a parte, un discorso a parte ancora. Poiché sono molto veloci nel nutrirsi e sono anche dei famelici mangiatori di piccoli. Ovviamente nel discorso vanno inclusi anche tutti quelli che sono i vari predatori, quindi i vari Polypterus, i Polycentropsis, Ctenopoma, Pantodon e quant'altro. Qua abbiamo l'esempio dei Phenacogrammus, degli Alestopetersius, tra l'altro anche questi altri alesti, magari escludendo questi qua che da qualche generazione sono riprodotti anche in cattività, si tratta di pesci anche abbastanza delicati, che comunque per assurdo meriterebbero anche vasche dedicate perché patiscono i cambi d'acqua, patiscono i cambi di valori, patiscono gli inquinanti, diciamo si tratta di pesci un po' particolari, con esigenze particolari, anche perché molto spesso arrivano selvatici. Diciamo, a condividere molto spesso invece lo spazio con i Pelvica chromis, vi sono questi, tra virgolette, pesci foglia. Qua vediamo due specie appartenenti al genere Ctenopoma, qua c'è la Cutirostre, qua c'è il Wexi e poi anche il Polycentropsis abbreviata, che diciamo sono a tutti gli effetti dei predatori, che comunque in un acquario, alcuni si fanno anche abbastanza grandi, ad esempio questi Ctenopoma si fanno abbastanza grandi, in un acquario di 60x30 o 80x30 stanno abbastanza stretti e comunque non hanno un ruolo abbastanza funzionale in una vasca in cui poi effettivamente sono protagonisti per Pelvica chromis.
Qua vediamo invece i cosiddetti pesce farfalla, che insomma, sono dei parenti abbastanza stretti di quelle che vengono chiamate arowana, sono degli ostoglossidi, sono dei predatori ad agguato su superficie, e niente, anche questi comunque si cominciano, sono abbastanza presenti nei negozi, più su ordinazione ma si trovano. Poi ovviamente un altro esempio sono un'altra associazione tipica che si fa di West Africa e altri pesci, è quella dei Polypterus, quindi ovviamente nella famiglia dei Polypteride c'è anche l'Herpetonictis calabaricus, che è il pesce corda, sono tutti pesci che si fanno parecchio grandi, sono dei predatori, insomma non sono assolutamente adatto né alle vasche piccole né ad essere allevati con pesci di modeste dimensioni come il Vicachromis. Altre, diciamo, menzione d'onore ovviamente va anche ai Sinodontis, ma insomma, fortunatamente soprattutto l'Eupterus, che è un pesce enorme, si comincia a vedere molto poco nelle vasche dei negozi. Comunque, io credo di aver detto tutto, passo la palla a voi per eventuali domande. Super, grazie Giorgio. Grazie a voi, grazie per avermi ascoltato. Vediamo se Intanto qualcuno ha qualche domanda. qua sotto trovate i miei contatti, la mia pagina Instagram comunque in cui faccio fotografie in acquario, che è GNPH 2000, penso mi permettete questo piccolo spam e niente, quindi mi trovate anche lì. Beh, non è spam, è coerente con quello che hai fatto stasera. Quindi. Hai anticipato in realtà una delle domande che avevo, perché io ho accoppiato appunto Enteromius fasciolatus con una coppia di Cribensis Sì, di località indefinita, sì. tali rimarranno. Diciamo che si può fare, se vuoi, anche un piccolo appunto sui Cribensis, nel senso che Sì, prima abbiamo parlato di conservazione ex situ dei Cribensis, nel senso che molto spesso c'è da dire che da un lato i pescatori fanno, diciamo, un po' l'interesse del commercio acquariofilo, pescando un po' in maniera un po' casuale, eh, perché comunque ci sarebbe da dire che ci sarebbe quasi ogni fiumiciattolo una variante geografica e molto spesso si tende ad inventare nomi, situazioni, e poi anche nelle stesse grandi serre magari incrociano soggetti di provenienza differente, quindi si creano concretamente dei fenotipi intermedi che sostanzialmente non sono né carne né pesce. Si tratta sempre di Pelvicochromis scribensis, ma non si può parlare di località pura. certo. La domanda che avevi anticipato in realtà era che la vasca è bella, mi piace, mi sembra che manchi qualcosina, però la vasca è abbastanza grande, un Sì, metro e 20 per 40, quindi qualcosina ancora ci sta, secondo me. Volevo mettere qualcosa sulla parte alta della vasca, i daggetti li ho già avuti, mi sì. chiedevo se qualche chilli che Allora, stesse veramente nella parte alta, però visto che hai quello Chromis che hanno la bocca un po' più grande, potresti provare con gli Epiplatis ex fasciatus, che mi pare forse tu hai avuto. Gli infrafasciatus, ce n'è un bel po'. Ma ah avevi gli infrafasciatus sì, moligue? sì, Infrafasciatus, forse, sì, sì, li ho infrafasciatus passati a moligue. Pinotti. Quelli erano belli. Però sai cosa? Comunque viaggiavano un po' in tutta la vasca, eh. Cioè, Sì, ho diciamo paura, che forse allora all'epoca poi li avevo con gli emicromis, quindi insomma si mhm. difendevano gli altri. Sì, Volevo questo lasciare sì. più tranquilli i Pelvicachromis, quindi stavo pensando a cosa potessi mettere. Però sì, un Ah, killi, La i vasca, la classici vasca, normanni, la vasca è magari. grande, quindi magari potresti azzardare proprio per la superficie, magari anche qualche Pantodon. Il Pantodon in quelle misure non è una brutta idea. No, Sicuramente sono un belli. 60x30 no. Basta che poi non mi mangiano il resto No, della allora roba. Era quello il mio dubbio. mangiano tutto ciò che sta in superficie. Hanno la bocca rivolta verso l'alto, non li vedi quasi mai giù, quindi possono essere una buona aggiunta. Grazie, ci penso.
C'era Davide che ha una mano alzata, mi Sì, Davide sembra. aveva alzato la mano. Allora, io ne approfitto già per fare i complimenti a Giorgio per la presentazione. Grazie Davide, grazie. E poi volevo fare un'aggiunta, tutto almeno per la mia esperienza su 2 o 3 specie che ho allevato negli anni, Sì, che darei un consiglio agli appassionati per la mia esperienza appunto con questo genere. Capisco che molte volte i commercianti sono più propensi a vendere la coppia, sì. però io consiglierei, visto anche la scelta sessuale che fanno questi animali in fase di accoppiamento, di abbinare dove si riesce un maschio a 2-3 femmine o di prendere almeno un paio di coppie, perché è un animale che io ho notato negli anni che ha una grossa difficoltà ad avere coppie forzate. Sovente il maschio aggredisce la femmina. Non parliamo poi dei Wallaceo-Chlomis che io ho avuto, io rubro labiatus, il maschio ha tonfato di mazzate sia una che l'altra femmina. E quindi a parer mio è un animale che sarebbe meglio forse almeno avere un paio di coppie o un maschio che abbia una scelta sessuale di più femmine rispetto ad avere la coppia fissa. Perché tolto il pulcher, che è una specie più commerciale, più domesticalizzata, soprattutto gli animali di cattura io trovo che abbiano più difficoltà ad accoppiarsi, sinceramente, con una coppia forzata. Allora, Davide, dici benissimo, hai fatto un'ottima osservazione. Allora, intanto c'è da dire che comunque se si desidera osservare bene l'etologia della specie, si prende una vasca da 1 metro, nella mia idea, cioè nel mio modo di vedere le cose, si prende una vasca da 1 metro, si prendono 2 coppie, e si vede un po' come c'è la difesa del territorio, c'è la possibilità che i soggetti si scelgano a loro volta, e allo stesso tempo dici molto bene anche il discorso della domesticazione. Io ti dico, noi ne abbiamo parlato anche poi al congresso dei miei Pelvica Chromis, comunque c'erano tutte queste situazioni particolari. Io ho preso un grande classico in versione selvatica. Ed effettivamente tutto diciamo, il falso mito diciamo, del Pelvica Chromis pulcher come un pesce, diciamo, abbastanza entry level, anche come gestione caratteriale, mi è morto subito sostanzialmente. Mentre magari si vedono altre specie, ad esempio, quante volte capita di vedere il Teniatus, ovviamente nato e cresciuto in cattività, in vasche da negozio microscopiche, circondato da pesci che magari la coppia depone, schiude e tutto il resto. Quindi hai fatto un'ottima precisazione, Davide, sono perfettamente d'accordo con te. Altre domande? No, Giorgio, io vorrei far vedere invece una cosa, la copertina del prossimo bollettino, visto che c'è il tuo articolo. Sì, E, certo. così Interrompo la almeno faccio. condivisione. Sì, così faccio proprio un minuto anch'io prima di tutto, perché poi dopo non so come va, ricordiamo che la prossima conferenza nostra è il 5 maggio con Miles Parisi che presenta il suo viaggio in Messico a cenotes e cicli di altro, quindi 5 maggio segnatevelo, prossimo appuntamento. E secondo, faccio vedere la copertina, vediamo un attimino se riesco, spero che si riesca a vedere. Eccola qua, copertina prossimo con il tuo articolo, così almeno sappiamo, è in distribuzione per i soci adesso e almeno vediamo un attimo. Scusami se ti ho interrotto, Sì, ma sì, almeno. era un momento vuoto, quindi sì, si può fare. Allora, Roba altre hot, domande? prossima copertina, eh. Tipo Sports Illustrated quando ci sono la bikini season. Direi che a questo punto non ci sono altre domande o non lo so. Va bene, grazie Mm. Giorgio. Grazie a Salutiamo tutti voi. quelli sulla streaming su Facebook che chiudo, poi rimarrà lì comunque salvata e poi Sì, avremo anche la registrazione che ripostiamo a lungo termine, diciamo. Cioè, perché Su rimanga a lungo YouTube? termine. Sì, Yes. sì, la mettiamo su YouTube dell'associazione, così almeno giusto le mettiamo anche un po' noi e poi su Facebook la troviamo sempre, va benissimo.
Assolutamente, grazie Giorgio, è stato Grazie a molto bello, voi, grazie di obiettivamente. tutto. Grazie Grazie, Giorgio. Giorgio. Possiamo Ciao apparire ragazzi. tutti, così ci salutiamo. Ciao a tutti, grazie Ciao, Giorgio. buona serata. Ciao.